Benvenuti. Vi darò in questo video 7 semplici consigli per velocizzare la propria connessione internet. Nel video non tratterò delle connessioni senza fili, ma solamente delle connessioni cablate. Tuttavia, metterò in descrizione, oltre ad eventuali approfondimenti, alcuni consigli per migliorare la ricezione del proprio Wi-Fi. Dopo ogni passo, consiglio di controllare la velocità della connessione tramite uno speed test. Su internet esistono molte utility per farlo, ad esempio l'utility messa a disposizione da Google. Iniziamo disattivando alcuni processi che fanno uso della connessione internet. Tra questi, i processi in background per l'aggiornamento di software, controllando la presenza di aggiornamenti consumano una minima parte di banda. Controlliamo i processi all'avvio tramite l'utility integrata nel sistema. Su Windows 10, posso controllarli semplicemente dalla scheda avvio del Task Manager. Nel caso non sappiate quali processi disattivare, esistono utility in grado di elencarvi tutto ciò che sta utilizzando la vostra connessione, ne metterò alcuni in descrizione. Stessa cosa per i servizi, ad esempio, se vogliamo evitare che gli aggiornamenti automatici di sistema utilizzino la banda internet, possiamo disattivare il servizio Windows Updates, soluzione temporanea ma pur sempre utile in caso di necessità di banda. Metterò in descrizione come evitare che il sistema riattivi il servizio ad ogni riavvio. Ricordo che è sempre buona norma installare un software antivirus con protezione web, e fare una scansione completa ogni tot di tempo. I virus oltre a poter usare la connessione rallentano il computer, rallentando di conseguenza la navigazione. Se lo si vuole, cosa che vi consiglio, potete installare più software per la scansione del sistema. Ricordate solamente di tenere attivata una sola scansione in tempo reale, questo per evitare futuri conflitti che spiegherò nel dettaglio in descrizione. Ad esempio io ho Avast con tutte le protezioni e scansione in tempo reale attive, mentre ho disattivato tutte le protezioni ad ulteriori software che ho installato sul computer solamente per la scansione di ulteriori minacce. Se siete interessati vi metterò in descrizione un elenco di quest'ultimi. Come ho già detto in un altro mio video, anche i drive non aggiornati possono causare problemi. Come tutti i drive anche quella della scheda di rete va aggiornato. Se possibile è sempre meglio utilizzare delle connessioni cablate, questo per evitare latenze e perdite di segnale, almeno che il cavo Ethernet non sia vecchio o troppo lungo. Consiglio fondamentale, soprattutto nelle connessioni a consumo, è proteggere la propria connessione, evitando così che tutti si possano connettere alla rete, soprattutto per evitare un consumo elevato di banda. Per proteggere la nostra rete, connettiamo tramite cavo il router al computer, apriamo il prompt dei comandi e scriviamo la stringa ipconfig. Comando che ci mostrerà la configurazione IP del nostro computer. Annotiamoci l'indirizzo IP della voce gateway predefinito, apriamo il nostro browser e rechiamoci a quell'indirizzo. Inseriamo la password per accedere al dispositivo, admin o password se non è mai stata cambiata, password che non c'entra niente con la password di connessione. Dopo aver effettuato l'accesso vi basta trovare la voce interessata e salvare il tutto, procedura che cambia a seconda del modello di dispositivo, dovrete cercare voi stessi la procedura online. Tramite l'accesso al dispositivo potrete vedere anche i dispositivi che usano la vostra connessione wireless, dispositivi che, anche se inattivi, consumano banda, soprattutto se stanno scaricando degli aggiornamenti e se avete programmi di messaggistica installati al suo interno, programmi in continua ricezione di messaggi. Dispositivi che potrete sempre disconnettere in caso di necessità di banda. Come ultima soluzione, potrete cambiare i server DNS, spiegherò meglio cosa sono in descrizione. Online, potete trovare vari server DNS, io ad esempio userò Public DNS, messi a disposizione da Google, per altri, vi basta fare una ricerca nel web. Ogni server DNS ha un indirizzo primario e secondario che useremo per connettersi ai loro server.
Per usarli, prechiamoci su Impostazioni, o sul pannello di controllo, per poi spostarci sulla voce Reti ed Internet. Premiamo su Modifica opzioni scheda, selezioniamo la scheda di rete che ci interessa con il tasto destro e rechiamoci su Proprietà. Selezioniamo dall'elenco la voce Protocollo di rete IPv4 e premiamo il pulsante Proprietà, sotto l'elenco. Leviamo la spunta dalla voce Ottieni server DNS automaticamente e mettiamola su Utilizza i seguenti server DNS, ed inseriamo nelle caselle di testo l'indirizzo IP primario e secondario visti prima. I server DNS, oltre ad offrire maggiore velocità, consentono una navigazione più sicura, e talvolta, vengono utilizzati per navigare in siti bloccati nel proprio paese, in alternativa ai proxy, che tratterò in descrizione. Quest'ultimi possono anche essere direttamente impostati su alcuni modelli di router, accedendo ad esso, almeno che il router non venga fornito dal proprio operatore telefonico. Così facendo, ogni dispositivo che si connetti alla rete utilizzerà gli stessi DNS, in alternativa ad impostarli su ogni dispositivo.